Buongiorno a tutti amici e amiche, io sono Francesca. Oggi sono davvero molto contenta perché prepariamo insieme una ricetta napoletana doc, buonissima e irresistibile, molto semplice da preparare. Le frittatine di pasta napoletane. Prepariamo la besciamella. 1 litro di latte, 80 g di farina, sale, pepe, noce moscata e naturalmente 60 g di burro. Questa volta la sto preparando mettendo tutti gli ingredienti all'interno di un mixer da cucina. Però se volete farla in pentola trovate tante altre mie ricette in cui la faccio utilizzando appunto la pentola. Vi lascio il link qua giù nel box informazioni se volete andare a vederla. Nel frattempo che la besciamella cuoce, preparo la pasta, 400 g di bucatini. Vado a tagliare il prosciutto a dadini. Se volete potete eliminare il grasso. Se anche voi adorate la cucina napoletana come me, lasciate un bel like a questo video. E se non siete iscritti è il momento giusto per farlo perché arriveranno tante ricette facili e golose. Tritiamo anche 200 g di formaggio a pasta filata oppure una mozzarella o un formaggio che a voi piace. Questo è il risultato della besciamella, cremosa e senza grumi. La pasta è pronta, l'ho scolata e vado ad unire tutti gli ingredienti, quindi cominciamo amalgamando bene la nostra besciamella. Aggiungo 200 g di parmigiano grattugiato, il prosciutto tagliato a cubetti, pepe e noce moscata a volontà. Più ce n'è, meglio è. Diamo una bella mescolata e poi aggiungo i piselli, 300 g. Li ho soffritti in olio extravergine di oliva e mezza cipolla tritata. Dopo ho aggiunto 200 g di acqua e ho lasciato sfumare completamente fino a che risulteranno teneri e dolci. Aggiungiamo infine anche il formaggio. Non ci resta altro che disporre la nostra pasta che fa un profumo buonissimo in una teglia, meglio una teglia rettangolare, 60 cm circa. Copriamo con pellicola alimentare e facciamo riposare una notte in frigorifero. Il giorno dopo guardate come si presenta la pasta. Bella, compatta. Questo è assolutamente necessario per poterla coppare, quindi dargli la forma perfetta. Prepariamo adesso la pastella. Io la faccio sempre ad occhio. Indicativamente mettiamo 400 g di acqua e circa 250 g di farina. Andiamo a mescolare con una frusta. Poi vi renderete conto naturalmente se è troppo liquida aggiungerete qualche altro cucchiaio di farina e viceversa se è troppo densa aggiungete un altro pochino di acqua. Insaporiamo sempre con sale e pepe e poi è pronta. Coppiamo la nostra pasta utilizzando un tagliabiscotti. Questo sarà circa 10 cm. Voilà, eccola qui, come vedete è super compatta e non si rompe, cosa che è naturalmente fondamentale. La andiamo a rigirare con 2 forchette e lasciamo cadere via l'eccesso di pastella. Come vedete è una pastella molto fluida. Possiamo procedere a friggere le nostre frittatine in questo modo, oppure se volete una panatura più croccante e più intensa, dopo averle passate nella pastella, le potete passare nel pangrattato. Voi come le preferite? Io sinceramente per mio gusto personale
le preferisco semplicemente passate nella pastella e poi fritte. Naturalmente, se volete, potete cuocerle anche in forno oppure in friggitrice d'aria. Bene, spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se è così, non dimenticate di iscrivervi al mio canale, di lasciare un like a questo video, di condividerlo con i vostri amici se volete tramite WhatsApp o su Facebook. Basta cliccare sul pulsantino che trovate qui sotto condividi e poi commentate. Io vi mando un bacione, un abbraccio, vi ringrazio tanto per avermi seguito e ci vediamo domani con una nuova videoricetta. Ciao, un bacione!